Benvenuti o bentornati su Minions e Miniatures. Io sono Elia ed oggi dipingeremo insieme un orco armato di asciavipenne, un'altra bellissima miniatura dell'azienda Spelcro. Perciò direi di cominciare subito. Ecco il modello primerizzato e pronto a essere dipinto. Ho cominciato dipingendo la pelle dell'orco mescolando il Loren Forest ed il Yellow Leaf in parti uguali. Come al solito ho applicato due strati di colore per ottenere una maggiore coprenza. Con il Charred Brown ho dipinto le scarpe. Utilizzando il Sombre Grey ho dipinto il gonnellino ed il copricapo dell'orco. Ricordatevi sempre di applicare il colore due volte, specialmente con tonalità molto chiare, altrimenti rischierete di non ottenere una coprenza omogenea. Per dipingere la cintura, il manico dell'ascia e le zanne ho usato l'Heavy Brown. Mescolando una parte di Cold Grey e una di Steel Grey ho dipinto tutte le parti metalliche. Come avrete intuito, oggi proverò per la prima volta la tecnica del non metallic metal. Infine con il Cold Grey ho dipinto le parti in pelliccia sopra le scarpe e sul copricapo. Successivamente ho applicato una lavatura molto diluita con l'Agrax Airshade nelle medesime zone. Ecco il modello dopo aver applicato tutti i colori base. Prima di cominciare con le lumeggiature però ho posizionato il modello sotto una lampada per capire come dipingere le luci e le ombre.
Come potete vedere, la luce colpisce principalmente la parte superiore del modello, fermandosi circa a metà del petto e lasciando piuttosto in ombra il resto del corpo. Ovviamente le zone di luce massima saranno sulle braccia e sulle spalle, mentre le ombre massime saranno sotto al collo, sotto le braccia e nella parte interna delle gambe. Ho cominciato dipingendo le spalle e la parte superiore delle braccia, aggiungendo un po' alla volta il Cayman Green al colore base. Ho ripetuto questo passaggio più volte fino a utilizzare il Cayman Green puro. Successivamente, allo stesso modo, ho aggiunto un po' alla volta alla miscela il Camouflage Green e ho continuato a lumeggiare la parte superiore delle braccia e le spalle. Questa volta però ho ridotto le zone in cui ho applicato il colore. Infine ho terminato di lumeggiare la pelle dell'orco aggiungendo una goccia di Ushabti T-Bone al Camouflage Green. Questa volta ho dipinto delle piccolissime zone di luce. A questo punto ho cominciato a dipingere le zone in ombra sulla pelle dell'orco. Ho preparato due tonalità di verde scuro sulla tavolozza. La prima mescolando una parte di Heavy Charcoal con due parti di Yellow Olive, mentre la seconda utilizzando lo Yellow Olive puro. Ho cominciato a dipingere le zone in ombra con la tonalità più scura di verde. Se non siete sicuri di quale zone dipingere, riposizionate il modello sotto la lampada e osservatelo nuovamente.
Successivamente con il Yellow Leaf ho dipinto le zone intermedie. A questo punto ho cominciato a sfumare un po' alla volta il colore in modo da ottenere un passaggio omogeneo tra le zone d'ombra e le zone più in luce. Per fare ciò ho applicato strati molto sottili nelle zone di transizione dall'ombra alla luce sia del colore base sia del Yellow Leaf. Ho continuato a sfumare in questo modo fino a quando non sono stato soddisfatto del risultato. Ed ecco come è venuta la pelle una volta finito il lavoro. A questo punto ho cominciato a lavorare sulle parti metalliche. Ho preparato sulla wet palette 5 tonalità di grigio-blu differenti. La più scura formata dall'heavy charcoal. La tonalità intermedia formata da un mix di cold grey e steel grey. La più chiara formata dal wolf grey, mentre le due tonalità rimanenti sono state create miscelando il colore intermedio con quello più scuro e quello più chiaro. Ho cominciato dipingendo gli angoli delle lame con l'heavy charcoal. Successivamente ho applicato il wolf grey nelle zone opposte a quelle più scure. Dopodiché ho aggiunto tutti i colori intermedi in delle macro aree. Una volta fatto ciò, ho cominciato a sfumare un po' alla volta il colore, in modo da ottenere un passaggio omogeneo tra le zone più scure e le zone più chiare, applicando strati molto sottili di colore nelle zone di transizione. Continuate a sfumare il colore fino a quando non siete soddisfatti del risultato. Dopodiché ripetete il medesimo procedimento per tutte le altre parti. Questo è il risultato che dovreste essere in grado di ottenere lavorando molto sulle sfumature. Successivamente ho ripetuto il medesimo lavoro anche sulle altre parti metalliche, presenti sulla cintura e sulle scarpe. Come potete vedere, questa è una tecnica che richiede numerosissimi passaggi per ottenere un buon risultato. Come detto inizialmente, è la prima volta che mi cimento in questa tecnica, perciò il risultato non è sicuramente dei migliori. Successivamente ho cominciato a lumeggiare il gonnellino mescolando una parte di sombre grey e una parte di heavy blue grey. Naturalmente mi sono focalizzato sulle zone più in luce.
Utilizzando solamente l'Heavy Blue Gray ho terminato di lumeggiare il gonnellino, focalizzandomi solo su delle piccole aree. Mescolando una piccola parte di nero con 2 gocce di Sombre Gray ho dipinto le ombre sul gonnellino. Con lo Stonewall Grey ho dipinto ogni singolo ciuffo della pelliccia presenti sul copricapo e sopra le scarpe. Se per sbaglio dipingete le parti interne dei ciuffi, potete semplicemente applicare una piccola quantità di Agrax Earthshade nei recessi per coprire l'errore. Mescolando l'Heavy Brown ed il Plug Brown ho lumeggiato la cintura e il manico dell'ascia. Come vedi mi sono focalizzato principalmente sui bordi della cintura e sulle venature del manico. Se volete potete applicare successivamente una piccolissima quantità di Plug Brown puro su alcune venature del manico e sui bordi della cintura. Per lumeggiare le zanne ho mescolato l'Heavy Brown ed il Khaki e ho dipinto solo la parte superiore di esse. Anche in questo caso, se volete, potete applicare successivamente una piccolissima quantità di Khaki sulla punta delle zanne. A questo punto ho mescolato l'Heavy Siena e il Beastie Brown per lumeggiare le scarpe del modello. Essendo queste ultime molto in ombra, mi sono focalizzato principalmente sulle pieghe esterne. Infine ho mescolato il Beastie Brown con il Leather Brown e ho terminato di lumeggiare le scarpe dell'orco. Eccoci nuovamente qui ragazzi, abbiamo terminato di dipingere l'orco armato di ascia bipenne. Come potete vedere la pelle dell'orco non è venuta esattamente come avrei voluto, probabilmente avrei dovuto lavorarci ancora un po', infatti ci sono delle zone che risultano un po' troppo scure, ma nel complesso sono soddisfatto del lavoro svolto. Come al solito fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate del risultato ottenuto e se il video vi è piaciuto vi invito ad iscrivervi al canale e a lasciare anche un like. Io vi ringrazio per aver visto questo video tutorial e naturalmente ringrazio anche l'azienda Spelcro per avermi inviato questa bellissima miniatura da dipingere. Io per oggi vi saluto e noi come al solito ci vediamo molto presto con un nuovo video. Ciao ragazzi!